Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo, questo qua che vedi, questo piccolino qua, è il mio canale e questo è il mio furgone, un van su base Bedford del 1981. Sta arrivando l'inverno, per cui adesso sto rifinendo un attimino il sistema del riscaldamento e come avete visto dal titolo cerchiamo di vedere un po' che cosa succede all'interno di questi tubi, visto e considerato che ho montato un radiatore dell'acqua. Voglio evitare, come qualcuno che mi ha suggerito, che l'acqua bolla all'interno del radiatore perché potrebbe creare problemi. A prescindere, per evitare basterebbe semplicemente lasciare, ovviamente con la pompa dell'acqua spenta, il rubinetto aperto, che se mai dovesse bollire l'acqua esce semplicemente tipo caffettiera dal rubinetto. Potevo usarla per fare il caffè. Vabbè, e comunque grazie per queste note che devono essere tenute comunque in considerazione. Pertanto oggi che cosa andiamo a fare? Oggi prima di tutto ci sarà un test sulle temperature all'interno dei tubi. Qui ho messo una sonda che in realtà attraverso la bocchetta scende e va fino ad appoggiarsi al radiatore, questa qua invece che arriva fino a qua all'uscita dell'aria calda direttamente dal cinebasto per vedere un po' la temperatura che arriva. Poi in caso se ci sarà da fare una modifica in modo da poter deviare il flusso d'aria e non farlo passare attraverso il radiatore. Comunque prima di tutto vedremo che cosa succede all'interno. Poi oggi andrò a montare questo accrocchio qua. Questo accrocchio qua andrà là, ma adesso vi spiego come l'ho fatto e a che cosa serve. Intanto, finché voi vi vedete la spiegazione, io accendo il cinebasto. Riuscirò a togliere questo messaggino qua. Intanto facciamolo partire. Intanto 30 gradi, che già 30 gradi è tanta roba. Metterò a 30 gradi, quasi forse troppo. 30 gradi. Ovviamente mi si resetta sempre l'ora. Questa qui non è l'ora esatta perché io azionando questa levetta qui praticamente tolgo completamente la corrente all'impianto di riscaldamento, ma sinceramente per l'ora lì non mi interessa proprio nulla. Intanto beccatevi la spiegazione. Allora, quel sistema l'ho creato così. Ho preso questi tubi qua che hanno già una bellissima guarnizione, con queste riduzioni, praticamente questo. In questo caso adesso ci ho già fatto i buchi da dove far uscire questi qua. Ma comunque come funziona? Ho preso un tubo, c'è comunque un passaggio per l'aria fino dall'altra parte, in modo che non si ostruisca il condotto, che ci ho fatto dei piccoli tagli per contribuire un po' all'uscita dell'aria all'interno di questa zona qua. Poi come faccio? Ho preso il tubo, così, e l'ho rotolato completamente in questa zona qua. Qui, qua ci torno sopra, poi da questo ci infilo uno e due, qua è un po' duretto da mettere dentro, ma oltretutto si può regolare la lunghezza più o meno che si vuole, no? Con queste due estremità. Ovviamente più lunghezza c'è, più dentro il tubo riuscirà a espandersi. Ecco fatto. Adesso questo qui è un serbatoio di espansione riscaldato, perché l'aria potrà entrare e uscire da qua liberamente e scaldare tutta questa zona qua in mezzo. Bene, ho fatto le ultime due modifiche, ho messo delle fascette qua, ma in realtà solo per tenere questo, diciamo, incastrato tra il tubo interno e questa fascetta, e qua un po' di spessore in modo che andrà perfettamente sopra al tubo classico del riscaldatore con una guarnizione. Anche qua dovrebbe tenere tutto quanto. Bene, stessa roba anche da questa, e adesso andiamo. Bene, allora nel frattempo io ho spostato qua le due sonde in modo che sono ben visualizzabili da qua, così abbiamo anche un riscontro continuo e vediamo dove andiamo a finire con la temperatura. Intanto qua dentro c'è già un caldo fottutissimo. Comunque vediamo cosa succede. A few moments later. Ok, adesso è un po' di minuti che sta andando e direi che la temperatura si è abbastanza stabilizzata, sta ancora salendo leggermente all'interno della bocchetta proprio all'uscita del cinebasto, mentre invece la temperatura, diciamo, sopra il radiatorino non si vede una mazza. La temperatura sopra il radiatore siamo intorno ai 45 gradi. Ok, adesso qui ho messo altre due sonde, una per ogni bicchiere, perché così voglio vedere lo sbalzo di temperatura rispetto all'acqua che c'è direttamente nel radiatore, che la metteremo qui, e l'acqua invece che arriva fuori dopo, che la metteremo qui. Così abbiamo anche un riscontro per poi vedere se con questa cosa qua ci sarà una differenza o una costanza di temperatura migliore. Bene, adesso facciamo già la prima prova.
prima uscita a 40 gradi, fin quasi troppo calda, e invece l'altra fin quasi troppo fredda. Allora adesso montiamo la modifica e vediamo la differenza, se ci sono dei miglioramenti in questa situazione qua. Adesso tolgo la pressione dall'impianto, metto il pezzo, vi faccio vedere come, e poi dopo riproviamo la stessa identica cosa. Tanto temperatura 95,6, 33,6, relativamente poco. Adesso l'aria esce da questa bocchetta qua principalmente, perché adesso noi chiudiamo questa, la sonda comunque è dentro, dovrebbe essere dentro, sì, e così l'aria va tutta quanta di qua e vediamo un po' la temperatura che arriva nella zona dell'acqua, che ovviamente vediamo che sta salendo vertiginosamente. Adesso l'aria calda è tutta verso il radiatore, adesso qua ovviamente è chiusa la bocchetta ma esce dalla parte di qua, infatti qua c'è un bel soffio di aria calda veramente potente. Qua vediamo che sale la temperatura, siamo già a 60 gradi lì. Allora, sai cosa? Rifacciamo questa prova, per cui svuotiamo quest'acqua, vediamo un po'. Allora, in questo bicchiere sono ben 54 gradi, mentre invece in quest'altro ce ne sono 26,5. Diciamo che aumentando il flusso d'aria solamente nella zona del radiatore si ha un bel aumento di temperatura, però sempre poco costante, per cui adesso vediamo. Così ho anche le due differenze di temperatura, che l'acqua facciano andare tutta l'aria calda o non tutta l'aria calda direttamente al radiatore. Bene, adesso allora facciamo l'operazione là sotto. Ok, adesso per fare questa operazione qua spengo il cinebasto e dopo ripetiamo l'operazione, lo facciamo andare un po' finché stalla un po' la temperatura. Adesso abbiamo visto che la temperatura sta molto prossima ai 100 gradi, è l'uscita direttamente del riscaldatore, proprio l'uscita, mentre invece perde una trentina di gradi in questa roba, però potrei isolare tutto quanto per cercare di far perdere meno temperatura a questa zona qui. Comunque intanto facciamo l'operazione, per cui spegniamo il riscaldamento. Adesso sentiamo che sta diminuendo, adesso farà tutta la sua bella procedura di raffreddamento. Questo lo posizioneremo in questa zona qua circa, in modo che non dà fastidio ai tubi. La cosa bella è che queste due parti con molta fatica possono ruotare per adattarsi un po' alle situazioni, no? Allora lo metto circa qua, perché per questa roba qui c'è un altro progetto in mente abbastanza malvagio, però intanto finiamo questo. Io ho un problema, ogni volta che guardo queste cose mi viene in mente di fare qualcosa, è terribile, terribile. Che bello le persone che non hanno mai voglia di fare niente, al massimo di criticare qualcuno che fa le cose, ma non so se è una malattia o una situazione mentale, non lo so. Comunque ho in mente delle cose anche per questa roba qua. Adesso qua un bel bicchierozzo. Ecco qua, fissato i tubi. Adesso praticamente ho messo anche un isolante termico qui, magari fa qualcosa. E invece da qua in poi no, per adesso, poi vediamo. Allora non mi rimane adesso che collegare le due estremità qui e qui, dunque taglio il tubo e unisco così. Bene, allora abbiamo unito i tubi qua e qua. Adesso lascio aperto il rubinetto e accendo la pompa, aspettiamo che arriva l'acqua. A questo punto l'acqua ha riempito il tubo, ma che in realtà il tubo è piccolo adesso perché non c'è la pressione. Adesso io chiudo qua. Bene, allora adesso se non scoppia tutto accendiamo e vediamo che cosa succede. Adesso per un po' andrà la pompa. Come abbiamo notato, la pressione è troppa. Il guscio si apre.
Però continua ad arrivare acqua, è interessante questo. Allora fissiamo il sistema in modo che non si muove più niente e riproviamo. Gli esperimenti servono anche a questo. 1 hour later. Allora ho messo le viti, sia da una parte che dall'altra, che tengono insieme tutto quanto. Ho dovuto togliere la punta per far sì che non sporgesse all'interno del cilindro, perché poi magari il tubo espandendosi si va pure a tagliare, sarebbe un bel disastro. Per cui le viti arrivano a pelo dell'interno. Adesso vediamo se basta come sistema per trattenere il tubo, se no devo inventarmi una fascia che gira qua intorno, niente di grave, meglio se non c'è per questione di estetica, ma però si potrebbe anche fare. Vediamo. Chiudiamo il rubinetto e accendiamo la pompa. Vedi? Arriva fino a qua il tubo, il passaggio rimane, sì. Il tubo ovviamente bello duro, sì. Bello pesante, cavoli, ce n'è di acqua dentro. Allora chiudiamo. Bene, allora siamo riusciti a tenerlo stabile per adesso. Rimonto e bene, adesso rifacciamo l'operazione, accendiamo e vediamo se si muove. Ok, adesso è in pressione ormai da 20 minuti e ancora non dà segno di cedimento, per cui direi che va bene così. Ok, adesso è il momento di accendere di nuovo il riscaldamento. Adesso qui vedremo se va sulla temperatura. Ok, la temperatura sta salendo, molto bene. Adesso in più apriamo questo condotto qua che fa passare l'aria di qua, anzi potrei anche chiudere un po' questo. Ok, la temperatura sta salendo. Voglio vedere se fa fumo fuori. No. Il bruciatore funziona correttamente. Intanto faccio salire un po' la temperatura e fra un quarto d'ora, 20 minuti, vediamo com'è la situazione. Anzi, e visto che sappiamo già la temperatura che arriva qua dentro, che arriva prossimo ai 100 gradi, ma qui no, cosa faccio adesso? Io tolgo questa sonda e questa sonda qui la utilizzo per vedere la temperatura all'uscita dalla bocchetta che ho là dietro. Ok, allora inseriamo qui la sonda all'interno del condotto che c'è lì e così vediamo un po' le temperature come si comportano. 5 minutes later. Ok, dopo pochi minuti abbiamo 60 gradi qui alla bocchetta, poi incomincia a essere tutto caldo, questo qui è bello caldo, i tubi caldi, questo è intoccabile, questo è intoccabile. Abbiamo una temperatura che varia tra i 90, 91, 92. Adesso tiene tutto, adesso farò un po' di prove, caricare e scaricare la pressione in modo da vedere quanta acqua riusciamo a scaldare in quanto tempo. Bene, allora a tra poco. Ho rimontato tutto quanto il mobile, adesso c'è il cassetto un po' fuori perché ho qui i bicchieri pronti per vedere la temperatura sonda qua dentro, temperatura dell'acqua sopra il radiatore che riscalda l'acqua, timer, così è buio, ma timer, così vedrete la tempistica. Prepariamo il timer pronto. Sappiamo che anche dopo circa un'ora e mezza che sta andando a bomba arriva intorno ai 90 gradi la temperatura sopra al radiatore, per cui per sicurezza magari stateci dietro se fate una roba del genere, e mi raccomando fate in modo di poter deviare il flusso come faccio io, insomma. Se arrivate diretti con l'aria a manetta subito dopo il riscaldatore c'è il rischio che l'acqua bolle, come mi è stato suggerito. Via il cronometro, accendiamo, temperatura la mettiamo intorno ai 28 gradi, facciamo 30 dai, facciamo 30 gradi e adesso devierò al massimo l'aria verso il radiatore dell'acqua. Tra poco dovrebbe partire il riscaldamento, intanto possiamo anche fare così vi lascio un po' di bella vista. Bene, aspettiamo che passa un po' il tempo e vediamo che cosa succede.
Dopo 6 minuti la temperatura è a 55 gradi, diciamo. All'uscita di là sono 40 gradi. Aspettiamo che arrivi intorno ai 70 gradi e poi agiamo. Adesso la temperatura dell'aria qua è 29 gradi, infatti si strippa di caldo. Speriamo c'è il cappello. Ok, qua siamo arrivati a 70 gradi alla temperatura del condotto, per cui vediamo subito com'è la situazione. Adesso controlliamo la temperatura dell'acqua. Abbiamo qua 4 bicchieri, il secondo, il terzo e infine il quarto. Allora, la temperatura dell'acqua ve lo faccio vedere. Qui è decaduta la temperatura quando ho fatto scorrere l'acqua fredda praticamente all'interno del radiatore. Allora, il primo bicchiere siamo a 29,1. Secondo bicchiere siamo intorno ai 42 gradi, non sto tanto lì, se non è 42 sarà 42 e mezzo. Nel terzo bicchiere siamo a 26, 25, 9, 25, 8, ma penso che scenderà ancora. Aspettiamo un attimo. 25 gradi, che non è un granché di temperatura, e l'ultimo ovviamente siamo ancora più freddi. E qua siamo sui 24,8. Siamo intorno ai 45 gradi là dietro, la temperatura dell'aria, qui c'è un caldo incredibile. Fra un po' staccherà, siamo già a 30 gradi dentro, per cui staccherebbe già il riscaldatore, no? Che segna 30 gradi all'interno, per cui adesso noi mettiamo 33, così aumenta ancora un pochino la temperatura. E riproviamo, vediamo se c'è abbastanza acqua. Vado a mettere un po' d'acqua e arrivo. Che caldo! Adesso facciamo altri bicchieri d'acqua. Decade la temperatura abbastanza velocemente. Ok, allora adesso intanto spegniamo il riscaldatore perché qua sto scoppiando di caldo. E fermiamo il timer. Allora, vediamo. Primo bicchiere. Tanto la temperatura dietro era a 44 gradi della bocchetta. Allora, il primo bicchiere è a 31 gradi e 6, secondo bicchiere 32 gradi e 3, siamo sopra i 28 gradi per il terzo bicchiere, l'ultimo bicchiere siamo appena sotto i 28 gradi. Dunque, abbiamo constatato che la temperatura dell'acqua può variare abbastanza tanto rispetto al momento in cui esce, giustamente perché c'è un certo picco di temperatura all'interno del radiatore e poi dopo non si riesce più a scaldare tanto, passando abbastanza velocemente. Allora, questa cosa qui è un risultato non proprio come me l'aspettavo, un pochino più bassa del previsto, un 5, 6, 7 gradi più bassa del previsto. Se fosse più miscelata probabilmente riuscirebbe a rimanere più costante di temperatura. Bene, ma si può fare, ho già un'idea in mente. Intanto vediamo quanta acqua abbiamo ancora dentro l'impianto con il vaso di espansione. Ce l'aveva con voi o ce l'aveva con me? Comunque, adesso vediamo quanta acqua c'è ancora a disposizione. Spegniamo la pompa e vediamo. C'è ancora un bicchiere con la temperatura a calda, 40 gradi. Poi vediamo qua. Un altro bicchiere. Allora, direi che la costanza di temperatura di questo sistema non è proprio il suo forte, però l'acqua calda c'è. Proviamone un altro. Questo sono già 2 bicchieri. Un altro bicchiere, il terzo, con anche una temperatura
temperatura decente, comunque di 33 gradi. E poi vediamo se ce n'è ancora di acqua. Ok, mezzo bicchiere, 3 bicchieri e mezzo. Di questi qua sarà circa 1 litro. La temperatura di questo scende di poco. Allora, dovrei fare una sorta di piccolo serbatoio dove l'acqua si mescola prima di arrivare al rubinetto. Basterebbe anche poco, mezzo litro. Praticamente uno stallo dove l'acqua entra e si mescola e da un po' di tempo, cioè non arriva diretta dal tubo, ma si miscela a se stessa. Diciamo, probabilmente riuscirà ad avere una temperatura proprio regolare. Sì, allora direi il risultato della temperatura è appena sufficiente. Il risultato della riserva d'acqua sul tubo, diciamo che fa da vaso d'espansione, che rimane anche al caldo, buono, molto buono. Abbiamo una bella quantità d'acqua di riserva, ma quella modifica che ho appena detto potrebbe migliorare un po' la situazione? Dovrò provare per vedere. Comunque sono pur sempre esperimenti. Bene, allora abbiamo visto che finalmente abbiamo l'acqua calda, non è molto stabile, ma abbiamo l'acqua calda. Per cui, oh guarda, arrivi giusta giusta. Senti l'acqua calda che adesso dovrebbe essere già calda, prova a sentire. Prova, guarda. Sì, arriva, acqua calda. Acqua calda? Sì, Ok, bravo, Paolo. Acqua calda. molto bene. È da asciugare, asciugati qua. Sì. Oh dai, Abbiamo dai. acqua calda. Oh, non sei contenta? Sì, sono contentissimo. Oh, Perfetto. perfetto, dai. Però, Cosa? ma non hai detto che fai uno tavolino qua quando il letto è pronto? Se l'hai ricordato. Beh, questo qui lo vedrete su un altro video. Grazie Bing. Pertanto, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se l'avete trovato interessante, magari condividetelo con altra gente che potrebbe avere possibilità di fare una roba del genere. Ovviamente fate molta attenzione alla temperatura massima che raggiunge la zona del radiatore. E poi se non volete perdervi il video sull'evoluzione ancora del sistema e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Da me, il sistema di riscaldamento dell'acqua, che va così, e l'ottima riserva d'acqua e arranco, è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!